Ciao e bentrovati a tutti sul mio canale Biografie, Vita e Opere. Proseguiamo con la seconda e ultima parte dedicata a Mango, dagli anni 2000 fino alla scomparsa, passando per la vita privata ed i relativi omaggi post morte. Anni 2000. Nel 2000 scrive per Mietta Fare l'amore, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 2002 pubblica Disincanto. Grande successo ottiene il brano La rondine e anche Disincanto. Questo è l'ultimo album in cui collabora coi suoi fratelli, con i quali da qui in poi interrompe definitivamente i rapporti. Consiglio inoltre l'ascolto del rifacimento di Michelle dei Beatles. Qui Mango si presenta con una nuova vena compositiva. Per la prima volta sente l'esigenza di raccontarsi più nel profondo e quindi scrive dei testi addentrandosi sempre di più nel proprio io. In questo album risulta essere autore di gran parte dell'intero disco. Nel 2003, dopo un lungo percorso artistico e personale, si interrompono definitivamente i rapporti col fratello Armando. Nel 2004 esce con il disco interamente composto da lui, dal titolo Ti porto in Africa. Naturale evoluzione del suo percorso. Le sonorità tipicamente mediterranee vengono mescolate ad arrangiamenti rock, alla ricerca di nuovi suoni e altre sperimentazioni musicali. Album equilibrato e assai raffinato, difatti vince il disco di platino. Degno di nota è poi il duetto con Lucio Dalla nel pezzo Forse che sì, forse che no. Sempre nel 2004 pubblica un libro di poesie intitolato Nel malamente mondo non ti trovo, contenente liriche ed illustrazioni. Il Mango poeta dichiara, cito, «La poesia ha di bello la libertà, il foglio bianco, la musicalità espressa senza vincoli, solo con le parole». Carlo De Bei, chitarrista e autore che aveva già lavorato con Laura Valente, sua moglie, nei Mattia Bazar, inizia una solida e stimolante collaborazione con Mango, sia nelle performances live che nelle sessioni di studio. Mango si esibisce quindi alla Concertgebouw di Amsterdam in un applauditissimo concerto di musica contemporanea del maestro Stefano Bellon, cantando i versi di Andrea Zanzotto. Nel 2005 pubblica Ti amo così, che è un canto all'amore, poeticizzando la vita stessa. Disco d'oro, dove nel brano Il dicembre degli aranci duetta con la moglie Laura Valente. Nel disco reinterpreta anche una celebre canzone napoletana dal titolo Io te vorria vasà. Nel 2007 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo col brano Chissà se nevica, duettando nella terza serata anche con la moglie Laura Valente, già a voce dei Mattia Bazar, e classificandosi al quinto posto. Pubblica l'album L'albero delle fate, disco d'oro, e il secondo volume di poesie dal titolo Di quanto stupore. Nel 2008 duetta con i Neri per caso nella reinterpretazione del suo famoso brano Bella d'estate. Esce l'album di cover Acchiappanuvole, tratto da un verso della canzone Ragazzo mio di Tenco. È un album che caratterizza il talento di Mango, la sua voglia di sperimentazione e la sua vocalità creativa. Viene anticipato dal singolo La stagione dell'amore, cantata assieme al suo autore Franco Battiato. Nel disco collabora anche Baglioni,
con il quale duetta nel brano Amore bello. Anche Acchiappanuvole è disco di platino, album cover che contiene rivisitazioni di svariati artisti, fra cui John Lennon, De André, Creedence Clearwater Revival ed altri grandissimi del panorama musicale italiano e internazionale. Nel 2009 Mango partecipa all'incisione del brano Domani 21/4/2009 di Mauro Pagani, i cui proventi sono devoluti alle popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila. Gli ultimi lavori. Nel 2009 esce il singolo Contro tutti i pronostici, che anticipa l'uscita del doppio CD live Gli amori son finestre. L'altro inedito è intitolato E poi di nuovo la notte. Gli amori son finestre è il titolo dell'omonima poesia recitata da Flavio Insinna e composta dal cantautore. Nel 2010 da ricordare 3 memorabili concerti tra le guglie del Duomo di Milano. Mango infatti è l'interprete, insieme alla moglie Laura e ad Angelo Branduardi, di Every Man, operetta morale composta dal maestro Maurizio Fabrizio ed eseguita con il coro della Cappella Musicale del Duomo di Milano e l'orchestra dei musici della veneranda Fabbrica del Duomo. Nello stesso anno partecipa alla realizzazione dell'album UPGA di Claudio Baglioni, cantando il brano Io ti prendo come mia sposa. Il 24 maggio 2011 esce il suo 20° lavoro, La terra degli aquiloni, preceduto dal singolo La sposa. In lui convivono l'anima dell'esteta e la curiosità del matematico, la vocazione alla bellezza e l'inquietudine di chi ancora non ha risolto le variabili del proprio universo artistico. A luglio l'album riceve il premio Lunezia per le qualità musical-letterarie. Nel brano Il rifugio collabora con Panella, Fabrizio e Morra, oltre a 2 cover come Volver di Carlos Gardel e Starlight di The Superman Lovers. Nel 2013 scrive insieme a De Bei e Farolfi la canzone Voce senza voce, interpretata da Maurizio Nunziante, e partecipa anche ai cori del brano. Nel 2014 esce l'ultimo album L'amore invisibile, il secondo capitolo del viaggio alla riscoperta di grandi classici italiani e internazionali. Vi sono 3 inediti e riletture di musicisti come Sting, U2, Fabrizio De André, Beatles, Pino Daniele, Lucio Battisti e una canzone della tradizione sarda intitolata No poto reposare, interpretata insieme alla cantante sarda Maria Giovanna Cherchi. Poi Scrivimi di Nino Buonocore, che fa da apripista al nuovo progetto. Ancora una volta l'approccio a questi brani è stato lo sforzo di coglierne il significato più profondo, ovvero il cuore. La morte. La sera del 7 dicembre 2014 partecipa alla manifestazione di beneficenza Solidarietà e Integrazione. Insieme costruiremo un mondo a colori, organizzata dalla Onlus World of Colors e tenutasi al Pala Ercole di Policoro in provincia di Matera. Durante l'evento Mango sale sul palco a mezzanotte. Durante l'esibizione Di Oro, uno dei suoi pezzi più celebri, accusa un malore e interrompe l'esibizione. Portato nel retropalco, le condizioni appaiono subito gravi e, malgrado gli immediati soccorsi, l'artista muore prima di raggiungere l'ospedale per un attacco cardiaco fulminante all'età di 60 anni. A sua moglie Laura aveva confidato una volta: cosa c'è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?
Il 9 dicembre il fratello maggiore Giovanni si sente male durante la veglia funebre, probabilmente anch'egli per un infarto o un episodio cardiaco da stress. L'uomo muore a 75 anni. Gli altri fratelli, Armando e Michele, giunti per visitare appunto Giovanni, anch'essi si sentono male. Vengono portati in ospedale, però fortunatamente subito dimessi. Le esequie del cantautore vengono celebrate il 10 dicembre nella cattedrale di Lago Negro. Alla funzione partecipano le autorità cittadine, il presidente della regione e moltissima gente. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno si tengono i funerali del fratello Giovanni nella chiesa di San Giuseppe. Il cantautore è sepolto nel suo paese natale, dove era tornato a vivere da diversi anni. Il 22 novembre 2019 viene pubblicato il cofanetto Tutto l'amore che conta davvero, che contiene i maggiori successi, collaborazioni artistiche, reinterpretazioni e altri brani meno noti del cantautore. Omaggi. L'8 febbraio 2015 viene inaugurata la Sala Mango, capannone dell'area live del Festival di Sanremo 2015. Il 16 aprile 2016 è stata inaugurata una piazza dedicata all'artista nella sua Lago Negro, presente all'evento anche Mogol. Il 4 ottobre 2019 Renato Zero pubblica l'album Zero il Folle, che contiene il brano Quattro passi nel blu, dedicato a tutti gli artisti scomparsi con cui aveva avuto un rapporto di amicizia, fra cui anche Mango. Il 9 febbraio 2024 Angelina Mango, figlia del cantautore, omaggia al padre cantando il brano La Rondine nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024. Angelina si aggiudica peraltro anche la vittoria del festival di quell'anno. Vita privata. Mango ha sempre mantenuto il massimo riserbo nella sua sfera personale. Nel 2004 ha sposato Laura Valente, nota per essere stata la seconda cantante dei Mattia Bazar, dopo una relazione iniziata nell'83. La coppia aveva già avuto 2 figli prima del matrimonio, Filippo, batterista, nato nel 95, e Angelina, cantautrice, nata nel 2001. Entrambi hanno collaborato col padre sia in studio che dal vivo per progetti appunto musicali. Benché non fosse un artista politicamente impegnato, nel 2003 ha partecipato in prima linea alle proteste contro il decreto del governo Berlusconi sullo smaltimento delle scorie nucleari a Scanzano Jonico nel Metapontino, che hanno poi costretto il governo a fare marcia indietro. Laura Valente ha poi raccontato che il marito è collassato mentre stava cantando Oro, la stessa canzone che stava eseguendo in sala d'incisione il giorno del loro primo incontro. Mango è morto mentre faceva quello che amava da tutta una vita, cantare. Si rivolse alla platea e disse «Scusate», con gentilezza, negli istanti del malore che l'ho accolto durante il live senza dargli nessuna chance. È ricordo straziante di un'esistenza straordinaria. Legge sul sito web ufficiale. Se ne va con l'eleganza e la gentilezza che da sempre l'hanno contraddistinto, lasciando a tutti noi un immenso dolore, ma un'opera di incommensurabile valore artistico ed umano, che invece non ci lascerà mai. Ed eccoci alla fine di questo viaggio spettacolare di una voce dolce e armoniosa e questo semifalsetto gradevolissimo. Mango, anch'egli uno degli artisti che ci regalano un'infinita gamma di emozioni. Io sono Ale e questo è Biografie, Vita e Opere. Se vi piacciono queste tematiche iscrivetevi e attivate le notifiche per tutti gli aggiornamenti.
Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona vita a tutti!